Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi del Total Natural e voglio fare con voi il confronto tra le diverse cosmesi, ovvero quella ecobiologica, quella siliconica e quella Total Natural. Come sapete, io seguo una routine Total Natural da un po' di mesi. Sono passata da una routine parzialmente naturale a una routine Total Natural. Infatti, prima di passare alla cosmesi naturale utilizzavo le erbe tintorie, utilizzavo le erbe ayurvediche, ma usufruivo ad esempio di shampoo e balsamo ecobiologici. Poi invece ad aprile ho deciso di intraprendere in modo esclusivo la routine Total Natural. Mi sono potuta fare un po' le ossa all'interno di questo macro ambiente del Total Natural, ho fatto i miei esperimenti e ho cercato anche di stabilire una routine che si confacesse alle mie esigenze di cute e di fusti, perché nel mio caso sono due cose molto diverse, vanno trattate in modo separato, e voglio raccontarvi le motivazioni che stanno dietro a questa mia scelta, perché mi piacerebbe che le persone che ancora sono in un range di confusione, che non sanno se fare il passo, non farlo, rimanere dove sono, magari questo video può aiutarle un po' a fare una scelta piuttosto che un'altra e magari incoraggiarvi, ecco, a passare in modo totale da una parte o dall'altra. Innanzitutto Total Natural ed ecobiologico sono due cosmesi che hanno dei punti in comune, soprattutto per quanto riguarda il basso impatto ambientale e il rispetto dell'organismo. La scelta di materiali, la scelta di sostanze che poi vanno a costruire ad esempio lo shampoo biologico o il balsamo biologico, la maschera ecobiologica, sono ovviamente differenti rispetto a quelle che vanno a costruire uno shampoo di tipo siliconico. E i prodotti ecobiologici ad esempio sono privi di tutta una serie di sostanze che invece sono proprie della routine siliconica. Se volete ovviamente avere il quadro un po' più completo sui siliconi, vi lascio in alto questo video in cui appunto vi spiego un po' la fattispecie in sé. La routine ecobiologica somiglia molto di più a quella del Total Natural per certi versi, ma è differente in scelta dei contenitori per contenere le sostanze destinate alla cura, alla cosmesi. Rispetto all'ecobiologico, il Total Natural è una cosmesi homemade, quindi si fa in casa. Voi comprate la sostanza grezza, la polvere, i semi, e la preparazione va effettuata in casa, quindi è difficile trovare delle sostanze che sono proprie della cosmesi Total Natural, che sono già pronte, quindi sono vendute già pronte. Forse c'è qualche sostanza che è all'interno appunto di questo tipo di cosmesi, come ad esempio il gel di aloe vera, ma anche lì non è proprio Total Natural, ecco. Diciamo che il gel di aloe vera che si trova in commercio, quello pronto io dico, ha tutta una serie di conservanti all'interno che ovviamente permettono al prodotto di non marcire, di poter essere utilizzato per più tempo e di aumentare ovviamente la sua durata. Voi dovete partire da un concetto: l'ecobiologico è sicuramente una cosmesi molto più rispettosa del corpo umano, molto più rispettosa dell'ambiente, perché ha un minore impatto rispetto a quella siliconica per tutta una serie di sostanze, anche perché poi lo smaltimento della sostanza stessa affatica meno l'ambiente e l'ecosistema rispetto allo smaltimento di una sostanza di tipo siliconico. L'ecobiologico già è un po' meno faticoso per l'ambiente e per l'organismo umano in sé. Ovviamente il Total Natural rappresenta il percorso più confacente possibile a tutto questo, all'ambiente, al corpo umano, agli animali, allo smaltimento da parte dell'ecosistema. Ecco, il Total Natural è affine ai meccanismi della natura e ai meccanismi del corpo. Quindi a livello di impatto ambientale l'ecobiologico è meglio del siliconico, perché a livello di sostanza che costruisce lo shampoo in sé, come sostanza lavante, sicuramente è meno aggressiva, ma a livello di packaging fondamentalmente sono quasi uguali, perché flacone all'uno e flacone all'altro. Mentre per il Total Natural quest'argomento si abbatte sostanzialmente, perché noi per farci lo shampoo Total Natural utilizziamo la farina. La farina di ceci, come molte altre sostanze Total Natural, sono
sostanze alimentari, quindi noi compriamo la farina di ceci, la compriamo nel suo pacchettino di carta e la carta di per sé è una sostanza che ha un minore impatto ambientale rispetto alla plastica. Stessa cosa per la Gassol, pacchettino di carta, stessa cosa per le erbette lavanti, stessa cosa per gli ennè, stessa cosa per ad esempio altre sostanze che magari non sono alimentari ma che comunque rappresentano dei crismi un po' più confacenti per quanto riguarda l'equilibrio naturale e l'equilibrio del corpo. Ovviamente il Total Natural è una cosmesi che comprende delle sostanze che sono prive di tutta una serie di addizionanti, conservanti, stabilizzanti, che nel Total Natural, anche se sono poi utilizzate delle sostanze di per sé più rispettose, ci devono essere questi supporti, diciamo così. Nell'ecobiologico il prodotto è pronto per essere utilizzato, quindi noi quando andiamo a comprare lo shampoo ecobiologico, lo shampoo è già pronto, noi dobbiamo semplicemente scaraventarlo sulla mano e spalmarcelo sul capello, è già fatto. Quindi il prodotto, quando è già pronto, ha bisogno di un supporto per non andare a male, e questi supporti sono rappresentati da conservanti, addizionanti, stabilizzanti e quant'altro, che impediscono alle sostanze di origine naturale all'interno dell'ecobiologico di deperire. Fondamentalmente il discorso è questo. Il Total Natural invece, essendo homemade, va fatto al momento, quindi voi preparate ad esempio la vostra quantità di sostanza in quel dato momento e la utilizzate senza sprechi, senza l'uso di conservanti e tutto. Quindi voi prendete i vostri semi, li bollite, fate un gel e lo usate. Prendete la vostra polvere, fate il gel di meti, fate la polvere di ennè, quindi fate l'ennata, mettete in testa e boh, la utilizzate. Quindi non ha bisogno di essere diluita nel tempo, può essere tranquillamente preparata e utilizzata. Ovviamente la cosa brutta del Total Natural è che devi avere un po' di tempo, devi avere un po' di pazienza, devi prepararti le cose da sola, e questo può ovviamente un po' a lungo andare potrebbe un po' scoraggiarti, ma questa cosa si può tranquillamente risolvere preparando le cose a scorte. Quindi tu ti prendi la tua bella sostanza, te la prepari in grandi quantità e te la congeli. Ovviamente ci sono sostanze che non possono essere congelate, come ad esempio il gel di amido di mais, quindi il GAM, che quando viene poi scongelato all'occorrenza si fa a zolle. Ecco, quindi ovviamente non è una regola che vale per tutte le sostanze, lì ci vuole un po' di esperienza, un po' di sperimentazioni, ma tendenzialmente si può congelare quasi tutto. Quindi nel Total Natural, oltre alle sostanze alimentari come ad esempio le uova, l'avocado, la banana, le farine, il latte anche, i burri, ci sono alcuni burri che sono destinati all'alimentazione, ci sono tante altre sostanze che sono di derivazione naturale grezza, come ad esempio le polveri delle erbe, che semplicemente vengono raccolte, poi vengono essiccate, vengono triturate e poi vengono vendute. Quindi tutte queste sostanze come i burri, gli oli, sono caratterizzati da una lavorazione di base, quindi l'industria lavora meno, c'è meno impiego di materiali ad esempio che vanno a raffinare le cose, perché la farina di ceci non è una cosa che va raffinata. Ci sono delle lavorazioni un po' più consistenti per quanto riguarda ad esempio i burri o gli oli, magari per triturare le piante, ecco, questo sì, ma niente a che fare con il complesso di lavorazione che c'è dietro ad esempio di uno shampoo siliconico, perché non soltanto devi produrre la sostanza lavante in sé, ma devi anche produrre il packaging. E il Total Natural ovviamente di base è anche molto economico. Se devo eliminare, diciamo, l'entusiasmo di fare acquisti naturali, ovviamente spendo poco, perché se devo contare che faccio lo shampoo con la farina di ceci o con la Gassol che sto provando adesso, uso il meti, enno 1-2 volte ogni mese, ogni 2 mesi, poi l'aceto per il risciacquo acido, l'olio di cocco, l'ho comprato forse una volta nella vita e ce l'ho ancora, spendo veramente pochissimo in un anno per prendermi cura dei miei capelli. Stessa cosa per i semi di lino, ad esempio 400 grammi di semi di lino mi saranno costati 2 euro. Come sostanze di base il Total Natural costa veramente pochissimo, poi è ovvio, se voi rincarate la dose e vi fate prendere dall'entusiasmo
comprate di qua, comprate di là, cioè io sono ad esempio uno che compra molto. Forse l'unica pecca veramente è che è lunga nella comprensione, nel senso che voi per adattare la vostra, le sostanze alle vostre esigenze, alla vostra cute, alla vostra pelle, ai vostri capelli, ci vuole tempo, perché dovete capire come funzionate e dovete capire come funzionano le sostanze con voi. Questo si può fare soltanto con l'esperienza. Tanto dovete capire il macro argomento della vostra pelle. Ho una cute grassa, una cute normale, una cute mista, una cute secca. Capire questo e poi capire perché la vostra cute è secca, perché la vostra cute è grassa, perché ad esempio nel range della cute grassa ci sono 4 motivi possibili. Ad esempio io ho una cute grassa per genetica e questo problema non si può risolvere. Cioè è così, basta, è come nascere con gli occhi castani o nascere con gli occhi azzurri. È la stessa cosa. Io ho ad esempio un'ottima predisposizione per quanto riguarda il fusto, perché ho un fusto molto robusto, è difficile che si rovini, è difficile che si secchi, è difficile che anche sottoposto a calore, sottoposto a trattamenti schifosi, si rovina. Io ad esempio in questo video che vi lascio qua sopra, che è un video un po' vecchiottino, vi spiegavo appunto un po' la mia genetica. La mia genetica è a livello di fusto, quindi proprio di capello, fantastica. Il mio capello ne ha subite di ogni e io sono sicura che se avessi subito una decolorazione avrei tutti i capelli in testa, perché i miei capelli non si rovinano. Cioè io leggo di persone che hanno avuto cadute massive. Io non ho cadute massive. Cioè ne ho avuta una sola nella mia vita l'anno scorso, perché ero stressata, perché era un periodo particolare, perché ero anche in un periodo di caduta comune, nel periodo primaverile, nel periodo autunnale capita. Cioè io a livello genetico di fusto e anche di crescita e tutto sono messa benissimo, veramente. Mia madre e mio padre mi hanno trasmesso un patrimonio tricologico veramente invidiabile, ma a livello di cute sono messa proprio di merda, nel senso che la mia cute è grassa per genetica e non ci posso fare niente, è così e basta. Quindi io devo stare sempre attenta, è sempre un terno al lotto trovare l'incastro giusto. Devo trovare una sostanza che deterga bene, ma al contempo che sia delicata, perché se la stimolo troppo, se la tocco troppo, se la detergo troppo aggressivamente, rischio che faccio danno e quindi no. E devo trovare dei prodotti che non siano disturbanti, ecco, mettiamola così. Tutta una serie di cose che devo gestire bene. E io ho trovato molto giovamento quando sono passata al Total Natural, perché il Total Natural ha tutta una gamma di sostanze che sono rispettose, che sono affini all'organismo, che agiscono sulla pulizia, sulla cura del capello e della cute in modo invisibile, quasi direi. Ovviamente ci sono delle sostanze che per me non vanno bene e ci sono delle sostanze che vanno meglio di altre e come dicevo prima questo lo dovete capire con l'esperienza e con le sperimentazioni, perché col Total Natural ci vuole un minimo di conoscenza base della chimica per potervi anche muovere da voi. Ovviamente dovete essere autonomi, dovete essere impavidi, perché dovete provare più cose, e anche io molte volte ho fatto cilecca e ancora sono diciamo in costruzione sotto questo punto di vista, ma ho capito molte cose. Quello che mi ha portato veramente a scegliere il Total Natural è stata la mia cute, perché non risolvevo in nessun modo. Infatti il Total Natural mi aiuta, è veramente una stampella importante nella cura dei miei capelli. È ovvio che non è risolutiva per me, ma mi aiuta tanto, e se io avessi continuato a seguire una routine siliconica, probabilmente l'avrei i capelli un giorno sì, un giorno sì. Uguale con l'ecobiologico, perché evidentemente l'ecobiologico non è abbastanza discreto per me. Evidentemente io ho bisogno di qualcosa che sia totalmente invisibile sulla mia cute, cioè passa nel momento in cui la uso e poi va via. Ovviamente, come dicevo prima, ci sono sostanze che per me vanno bene, ci sono sostanze che per me vanno male e ci sono sostanze che devo ancora testare, perché ovviamente io non conosco tutto, cioè io non arrivo mai, nessuno arriva mai. Quando sei arrivato sei finito. Quindi non puoi dire io sono esperta in questa cosa, perché non esiste l'eccellenza e non esiste un punto d'arrivo. Quindi io so tante cose, conosco tante cose, ho fatto molti esperimenti, ma
non so tutto e non mi conosco ancora fino in fondo da poter scegliere in modo sicuro una sostanza piuttosto che un'altra, quindi io sono sempre in movimento, soprattutto perché ho una cute che non mi permette di sedermi. In sostanza è questo. Quando hai magari una cute normale o hai una cute grassa che però deriva da fattori che sono risolvibili, come ad esempio l'alimentazione, la correzione della tua routine o magari anche problemi ormonali che si risolvono risolvendo il problema ormonale, ecco lì ti liberi del fattore disturbante, mentre qui il mio fattore disturbante sono io, nel senso che la mia genetica, non ci posso fare niente, e vi assicuro che il Total Natural mi ha permesso anche di godermi la mia lunghezza, perché quando tu hai una cute così problematica e non puoi venirne fuori, anche la lunghezza diventa pesante, perché se io avessi continuato a seguire una routine di tipo siliconico o ecobiologico, la lunghezza sarebbe stata un problema, perché io dovevo lavare i capelli un giorno sì e l'altro pure, ogni giorno capelli bagnati, ogni giorno capelli lunghi, pesanti, perché pesano, ogni giorno messa in piega, mi aiuta a godermi anche la lunghezza. Io sono arrivata a tenere un range tra uno shampoo e l'altro di 9 giorni, ragazze. 9 giorni è tantissimo per una persona che ha una cute grassa per genetica, è veramente tantissimo. Tendenzialmente però riesco ad avere un range di 7 giorni, quindi io riesco a fare lo shampoo ogni 7 giorni normalmente. L'episodio dei 9 giorni è stata forse, non lo so, una grazia ricevuta dal cielo. Non parliamo di questo periodo perché attualmente sto conducendo un'alimentazione schifosa ed è chiaro che la genetica già di per sé, l'alimentazione schifosa, ovviamente non poteva che andare proprio allo scatafascio. Ovviamente nessuno mi costringe a portare i capelli lunghi, è una scelta, ma è giusto che io non venga limitata da qualcosa che mi è stato tramandato geneticamente e non vedo perché debba rinunciare al mio desiderio di avere i chilometri per qualcosa che invece con il Total Natural è perfettamente gestibile, anche se non è risolutivo per sempre, ma è perfettamente gestibile. Cioè io adesso non mi scontro più con la mia cute, è sempre un rapporto così, perché basta che mangio male per un periodo di tempo abbastanza lungo, ovviamente, da poter entrare in conflitto con la mia genetica. Non è che se mangio male un giorno o 2 giorni finisce il mondo, assolutamente deve essere un periodo abbastanza lungo. È una cosa che manterrò così e sicuramente non tornerò mai indietro, anzi io cerco di incitare le persone a prendere questa strada, a prendere questo percorso, perché all'inizio vi potete sentire un po' smarriti, lo capisco perfettamente, io avevo un sacco paura quando dovevo fare lo shampoo con la farina di ceci per la prima volta, ma vi assicuro che poi dite ma chi me lo faceva fare a rimanere con i siliconi, a rimanere con l'ecobio. Poi ovviamente non tutti siamo bravi, non tutti siamo pazienti, però secondo me dopo un attento percorso, un lungo percorso di ricerca e di abitudini e tutto, secondo me trovate il vostro posto. Fatemi sapere sotto questo video quale routine seguite voi, se vi ho stimolato, se vi ho incuriosito magari ad intraprendere questo percorso o magari se vi ho stimolato a provare una sostanza naturale, e ditemi come vi trovate con la routine che state attualmente seguendo. Insomma, datemi un po' anche la vostra esperienza. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.